Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare una mini balena. Ci serviranno due gomitoli. Io utilizzerò questi colori in cotone, poi delle forbici, degli occhi di sicurezza da 5 mm, dell'imbottitura, un marcatore, un ago da lana e un uncinetto numero 2,5 mm. Iniziamo facendo un anello magico, quindi avvolgiamo il filo intorno alle dita, facciamo passare l'uncinetto sotto, prendiamo il filo da lavoro e portiamolo fuori, facciamo una catenella e l'anello magico è pronto. In questo giro faremo 6 maglie basse. Entriamo nel cerchio, facendo passare sull'uncinetto anche il filo iniziale, prendiamo il filo e portiamolo fuori. Carichiamo ed usciamo dalle due asole sull'uncinetto. Inseriamo il marcatore per segnalare il primo punto. Proseguiamo in questo modo per altre 5 volte, 6 totali. Prendiamo il filo iniziale e tiriamolo in modo da stringere il cerchio. In questo giro faremo 6 aumenti, quindi 2 maglie basse per ogni punto. Inseriamo sempre il marcatore nel primo punto. Adesso rientriamo nello stesso e facciamo un'altra maglia bassa, così da creare il primo aumento. Continuiamo fino alla fine a fare aumenti. Al termine del giro dobbiamo avere 12 punti totali. In questo giro faremo una maglia bassa più un aumento. Inseriamo il marcatore nel primo punto. Entriamo nel punto successivo e creiamo l'aumento. Proseguiamo fino alla fine a fare una maglia bassa e un aumento. Al termine del giro dobbiamo avere 18 punti totali. In questo giro facciamo 2 maglie basse e un aumento. Inseriamo il marcatore nel primo punto. Fatta anche la seconda maglia bassa, entriamo nel punto successivo e creiamo l'aumento. Proseguiamo facendo 2 maglie basse e un aumento fino alla fine. Al termine del giro dobbiamo avere 24 punti. Nei prossimi 3 giri faremo una maglia bassa per ogni punto. Ricordiamoci di inserire sempre il marcatore nel primo punto per non sbagliare l'inizio del giro.
Al termine di ogni giro dobbiamo sempre avere 24 punti. Ecco come si presenta il corpo, terminati i giri di sole maglie basse. Entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassa. Adesso alziamoci facendo 5 catenelle. Saltiamo le ultime 2 catenelle ed entriamo nella terza facendo una maglia alta. Per fare la maglia alta dobbiamo prendere il filo sull'uncinetto, entrare nel punto, prendere il filo e portarlo fuori, caricare ed uscire dalle prime 2 asole sull'uncinetto, caricare ancora ed uscire dalle ultime 2. Entriamo nella catenella successiva e ripetiamo facendo un'altra maglia alta. Entriamo anche nella catenella dopo e rifacciamo un'altra maglia alta. Adesso prendiamo questa asolina qui e quella più esterna della V sotto e facciamo una maglia bassissima. Quindi prendiamo il filo e senza caricare usciamo da tutte le asole. Nel punto successivo ripetiamo la stessa cosa. Una maglia bassa, 5 catenelle, 3 maglie alte e una maglia bassissima. Nei prossimi 3 punti facciamo delle maglie basse singole, quindi una per punto. Fatte le 3 maglie basse, entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, e chiudiamo con una maglia bassissima come con le altre pinne. Continuiamo facendo 14 maglie basse. Ci rimarranno 4 punti dove rifaremo la piccola pinna laterale e le ultime 3 maglie basse singole. Facciamo come prima la pinna laterale. Terminiamo con le ultime 3 maglie basse. Nell'ultima però andremo a chiudere cambiando colore.
Arrivati qui, avviciniamoci con l'altro colore e chiudiamo con quello. Tiriamo leggermente i fili per sistemare la grandezza del punto. Inseriamo gli occhi di sicurezza ad un punto di distanza dalle pinne laterali, tra il settimo e l'ottavo giro. Tagliamo il filo celeste, facciamo un nodo con quello bianco e inseriamoli nel lavoro. In questo giro faremo 24 maglie basse prendendo solo l'asola più esterna. I punti delle pinne sono queste V che vediamo, quindi entriamo prendendo solo la parte esterna della V e facciamo la maglia bassa. Entriamo nel punto subito dopo la pinna e prendendo sempre solo l'asola esterna, continuiamo con le singole maglie basse. Passiamo sotto la pinna laterale e prendiamo subito il punto accanto, uguale per l'altra pinna laterale. Poi continuiamo con le maglie basse. Lavorate sempre solo con l'asola esterna fino alla fine. Alla fine di questo giro ci può stare, avendo saltato le pinne laterali, di avere 1 o 2 punti in meno. Nel caso fate un aumento alla fine, così da ritornare ad avere 24 punti totali. In questo giro facciamo 2 maglie basse e una diminuzione. Inseriamo il marcatore nel primo punto. Entriamo in quello successivo e facciamo un'altra maglia bassa. Adesso facciamo la diminuzione. Per farla dobbiamo prendere le asole interne dei successivi 2 punti. Poi prendere il filo e portarlo fuori da entrambe. Adesso caricare ed uscire dalle 2 asole sull'uncinetto, come nella maglia bassa normale. Continuiamo facendo 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine. Al termine dobbiamo avere 18 punti. In questo giro facciamo una maglia bassa e una diminuzione. Inseriamo sempre il marcatore nel primo punto. Prima di arrivare alla fine imbottiamo il lavoro, se no il cerchio diventerà troppo piccolo. Al termine del giro dobbiamo avere 12 punti. In questo giro faremo 6 diminuzioni. Inseriamo sempre il marcatore nel primo punto. Tagliamo il filo un po' lungo e portiamolo fuori. Con un ago da lana entriamo nell'asola interna di ogni punto, quindi i 6 finali, dopodiché tiriamo per stringere il cerchio.
Nutriamo con l'ago in qualche punto per nascondere il filo. Ora entriamo nel corpo della balena ed usciamo dalla testa dove abbiamo avviato il cerchio iniziale. Tiriamo in modo da appiattire la parte sotto e tagliamo il filo in eccesso. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se proverete a realizzarla. Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri tutorial. Grazie per la visione. Alla prossima!